Thailandia, Cambogia e Filippine da sempre sono le mete preferite degli europei per il turismo sessuale minorile. Poche decine di euro per avere un rapporto con delle ragazzine. Ma da qualche tempo, invece di attraversare mezzo mondo per soddisfare questo piacere malato, è sufficiente raggiungere una località molto più vicina, il Marocco, diventata, secondo alcune associazioni umanitarie, la capitale africana del sesso. Le stime parlano di 50.000 ragazze, anche minorenni, che si prostituirebbero fra Casablanca e Marrakech. Per capire se questo fenomeno sia vero, siamo venuti proprio qui, a Marrakech. Non sappiamo da dove cominciare, quindi, girovagando per la città, fra i ciarlatani e gli ipnotizzatori di serpenti, proviamo ad avvicinare questo gruppetto di donne intente a fare tatuaggi e scherzando gli facciamo qualche domanda. Ascolta, ma la sera qua per divertirsi dove bisogna andare? A qua di lì. Cosa c'è di bello? Donne? E ci rubate, importante zona. Bella, ma quanti anni? Uno? 15? Sì. Giovani così? Bello. Ok, una prima informazione ce l'abbiamo. E ovviamente la donna ha capito quali sono le nostre intenzioni. Tu conosci ragazze giovani? Ce li ho qua, la nina. Ce li ho lì, quanti anni hanno? ce li ho una. Ecco, 15. Poi si alza per vedere se la sua amica è in giro e dopo qualche minuto torna con una buona notizia. Dopo fine qua, ce li ho un'altra ragazza e finito. Ma quanti anni? 10. Ma a che ora vengo qua? Un'ora. Sembra incredibile, ma questa donna ci ha offerto la compagnia di una bambina di appena 10 anni. E quando torniamo, dopo un'ora, troviamo ad aspettarci proprio una bimba che dimostra 10 anni. Come ti chiami? Tua figlia? Sono figli. Sorella. Quanti anni ha? Amina si spaventa e si allontana da me e allora tutte cominciano a ridere, come se stessero scherzando. Ma non stavano scherzando, perché proprio loro un'ora fa ci hanno dato appuntamento per incontrare una bambina. Rimaniamo lì seduti per capire come andranno le cose, ma purtroppo accade un imprevisto. Questo ragazzo che sta camminando mi riconosce, si ferma e torna indietro. Vai via. Mi alzo subito per non far capire alle donne chi sono e lo allontano. Stiamo lavorando. Sinceramente avevo un sogno di E lo so, ma non qua. Abbi pazienza. Va bene. Ma quando torniamo, gli animi sono diversi, ci guardano sospettose e a un certo punto la vecchia indica il borsellino che indossa il mio collega. Ci hanno scoperto. Ce li ho camera, cosa dite? Camera? Sì, cosa qua? Una borsa. No. Una borsa? Ma che camera? Immagino la Cos'è camera? Cos'è camera? Per comprarli? No, scusa, qua. È un bottone. È un Però il bottone. botton gel. È un bottone. Questo la camera, mi parlali per ragazza? Ma no, Puoi ma fare va. un'inquadrazione. Parla piano. Vabbè, c'è andata male, ma una bambina con la quale fare sesso molto probabilmente l'avremmo trovata. E non è difficile qui a Marrakech trovare gente che dietro pagamento ti offre dei minori. Je cherche des mineurs. Problème, moi je veux te Oui? Quelle année? 14. Et combien? Je sais pas. Hein, Ah, ok. Toi, je vais petite fille et garçon, tous les deux? ouais, pas de problème. Et comment il fait pour le voyage? Tu as l'appartement. No, pas l'appartement, l'hotel. Ouais, l'hôtel là, tu peux pas ramener les No, lo so. Ecco, anche questo ragazzo, senza neanche conoscerci, ci ha promesso di farci incontrare con dei minori, anche maschi. Il problema è che la legge marocchina vieta loro di entrare in hotel, quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Je peux faire une chose, prendre un appartement pour un jour. Toi, ramener les petits garçons et petites filles. Se ça marche, ok, payé et voilà. Ouais. Ma sûr, hein? Pas de problème, oui. Pas de problème. Ça marche. Abdul, te rappelle demain matin. Ora, se vogliamo incontrare un minore senza correre il pericolo di essere arrestati, dobbiamo affittare un appartamento, come fanno migliaia di turisti sessuali occidentali. E non ci mettiamo niente, basta andare in piazza e chiedere al primo che capita. Mohamed ci propone un locale grande, 3 stanze e 2 bagni, e il prezzo non è male. 1600 dirham. Adesso però dobbiamo essere sicuri di poter portare degli ospiti in casa. À la soirée, il y a avec nous 2 femmes. Il y a un problème marocain. Marocain, oui. Vous n'aurez pas de voiture. La voiture pour amener les filles. Mohamed ci chiede se abbiamo una macchina per portare le ragazze e non capiamo quale sia il motivo. La puerta, no. Il a des problèmes avec la polizia. Capito? Le ragazze le dobbiamo far entrare dal garage in macchina, non possono passare dalla porta principale perché la polizia potrebbe fare dei problemi. Ora è evidente che tutti qui sanno cosa succede,
ma l'importante è salvare le apparenze. Ok, ma c'est la femme dedans la voiture, il peut venir ici? Oui, il est dans le parking. Je vais vous montrer le parking. Et elle peut pas, avec la femme, passer dans le garage à pied? Non, à pied non, avec la voiture. C'est fou ça. A questo punto torniamo da Abdul perché ci ha trovato una ragazzina. Ma siccome non abbiamo ancora l'appartamento la incontriamo in strada e con la promessa che la sera ci rivedremo riusciamo a farle qualche domanda. Ma toi qu'est-ce que fais? Entre parenthèses, je suis une pute. Et quel âge avais toi? 16 ans et demi, presque 17 ans. La première fois à quel âge? À 15 ans, j'étais vierge. Maintenant, je suis pas vierge. Et maintenant, je sors avec les Européennes et les Arabiens Saoudites. Il est italien? Non, j'ai jamais sorti avec des... Quand te donne le client? Après, de faire l'amour, 2000 dirhams, ça dépend. Parce que je suis une étudiante, je peux pas payer les cahiers, les habits et tout, parce que je suis d'une famille très pauvre. La mère, le père, il sait pas que toi fais ça. Ma famille, elle pense que je suis une fille sérieuse. Parce que j'ai des notes, je suis intelligente moi. Elle pense que je suis vierge. Les sous que toi as gagnés avec la prostitution, ton père ne voyait pas? Est-ce que mon père me dit, oh, parfois, c'est ma copine qui m'a donné les chaussures, c'est qui m'a acheté le téléphone, c'est ma copine qui m'a fait ça. Et moi, qu'on gagnait Ça beaucoup? dépend. Il n'y a pas fois que je sors beaucoup et il n'y a pas fois que je sors pas. Ça dépend. 2000 euros à la mois? Pareil. Toi, il va pas à l'école? Oui, je vais à l'école. Je t'avais dit que je fais ça juste pour continuer mes études. Parce que mon rêve est d'aller en New York. Toi, rencontrer le touriste où? Dans des espaces publics comme ça, ou bien à McDonald's, ou bien à Starbucks, pour boire un café. Après, elle m'a dit, il y a un appartement pour de l'amour et elle me paye. Mentre la stiamo intervistando, le arriva un messaggio di un suo cliente e lei ce lo fa vedere. Tu veux voir le message? Bonjour, Je lui avais c'est dit que Paul. c'est mon prénom. Te voulais demain? Je te vois demain, jeudi, à 16h, devant le Devant magasin le- Samsung. ok. Tu me donnes une réponse, s'il te plaît. Ça, c'est le message envoyé da chi? D'un Européen, âgé de 70 ans. 70 ans. Et c'est ton client? Oui, Quand toi fais l'amour et mis la protection. parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas faire l'amour avec la protection. Et je peux pas dire non parce que j'ai trop besoin de ça. Et tu n'avais pas peur? AIDS? Bah, je choisis. Il y a des clients qui sont propres et tout ça. Mais il y a d'autres que je préfère la protection avec eux. Nella place ici, il y a beaucoup de petites filles avec toi. Il y a beaucoup, presque 50 ou bien. Par combien d'années encore toi fais ça? Je sais pas. Une année, 2 années? Je sais. Personne ne sait son avenir. Salutiamo questa simpatica ragazzina e torniamo in piazza davanti al McDonald's. Tanti hanno un minore da vendere. Che l'âge avait, les petits enfants? Petit 16 ans, moi petit, quelque chose de magnifique, très bien. Je te montrerai même la photo. Mi mostra il suo cellulare dove ci sono delle fotografie di ragazze e ragazzi tutti minorenni, alcuni molto piccoli, e infatti me li propone come se stesse vendendo un prodotto. Je te donne quelque chose jeune, pas de problème, jeune. Est-ce que tu as une fille plus jeune de 14? Très cher, très cher. Combien? 6 000 dirhams. 500 euro per avere un rapporto con una ragazzina che ha meno di 14 anni. La peux voyer? Oh bien, et je peux te montrer, à voir, si tu veux, ok, ok. E non sono solo parole quelle che dice quest'uomo, perché a distanza di neanche un'ora ce la porta davvero. Lui non c'è, l'ha fatta accompagnare da un'altra ragazza. Le incontriamo davanti al McDonald's, ma siccome in giro c'è molta polizia, ci dicono che le dobbiamo seguire un po' più in là. Hello. Tu parli francese? Spagna? È molto giovane, potrebbe davvero avere meno di 14 anni e parla solo l'arabo. Quindi, per farle qualche domanda, dobbiamo per forza comunicare con l'amica che traduce e si potrebbe insospettire. Però vogliamo davvero capire se sa cosa l'aspetta. La ragazza le traduce la mia richiesta e lei accetta. Ci sarebbero tante domande da fare a questa ragazzina, ma in mezzo alla strada, alle 2 di notte, con la polizia che gira, non è il caso. Le diamo appuntamento per il giorno dopo. Noi intanto troviamo un altro appartamento. Qui, senza tanti problemi, ce lo affittano e ci possiamo portare chi vogliamo. E qui dentro, che dovremmo intervistare i minorenni che si prostituiscono a Marrakech. Vediamo la location e decidiamo come mettere le microcamere. Voilà, io qua.
Adesso siamo pronti, possiamo tornare in strada e agganciare un minorenne, portarlo qui con la scusa di voler fare sesso e intanto intervistarlo. Torniamo al McDonald's, luogo di incontro dei minori che si prostituiscono. E parlando qua e là, notiamo un ragazzino. È sporco, trasandato e impaurito. Lo approcciamo e gli offriamo qualcosa da mangiare. In pochi minuti capiamo che anche lui è una vittima della prostituzione minorile. Quindi andiamo nell'appartamento che abbiamo affittato per conoscere meglio la sua storia. Esce fuori un racconto fatto di povertà, violenze subite in famiglia e sesso a pagamento per pochi soldi. Una storia che mai avremmo pensato di sentire. Tutto filmato qui dentro. Ma non possiamo farvi vedere nulla, perché appena finita l'intervista la polizia ha fatto irruzione. Somos la policía. No, la polizia. Giornalisti. Monsieur, tranquillo, pas problème. Oui. Sono 10 poliziotti e non ci lasciano libertà di movimento. Ci tengono fermi per le braccia e sanno che abbiamo una microcamera. C'est pas problème. Aprono lo zainetto dove era nascosta e cercano maldestramente di spegnerla. Pourquoi? Non, cache pas. E poi ci sequestrano i telefonini. Monsieur, c'est ça votre téléphone? Ah oui. Votre carte d'identité? J'étais journaliste. Oui, journaliste. Il est connu en Italie. Vous avez une autorisation? Non. Non. Vous faites votre travail illégal. Parce que vous n'avez pas une autorisation pour faire venir des enfants ici. Donc tu as tort. Je devais rappeler l'ambasciata italienne? Un instant, on ne vous a pas arrêté. Ci caricano tutti in auto e andiamo in commissariato per accertamenti. Arrestano il nostro traduttore e sequestrano tutti i filmati, compresi quelli che avete visto nel servizio. Ma per fortuna quella parte l'avevamo mandata in Italia via mail, prima della loro irruzione. Dopo 10 ore, senza neanche la possibilità di chiamare la nostra ambasciata, ci portano in un hotel e siamo obbligati a fare le valigie. Perché? Il Ministero dell'Interno marocchino ha emesso nei nostri confronti un decreto immediato di espulsione dal paese e il divieto di entrarci per 5 anni. E tutto questo perché stavamo documentando la prostituzione minorile a Marrakech.